Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi passo con voi un po' di tempo perché vorrei andare a provare un po' degli stampi che mi aveva inviato la Globleland. Se ricordate, se non lo ricordate naturalmente ve lo rimostro, per la Globleland avevo realizzato questo sottobicchiere utilizzando le fustelle che loro mi avevano fornito. Quindi se vi siete persi il primo video unboxing e il video in cui realizzo questi sottobicchieri con del sughero e con della carta e le loro fustelle, vi lascio tutti i link utili nelle schede e giù nell'info box. Quindi anche questo è un video in collaborazione. Anche loro mi hanno dato un codice sconto che vi metterò qui in sovraimpressione. Loro hanno per lo più prodotti di scrapbooking, quindi digitando questo codice sconto praticamente usufruirete di uno sconto di 5 dollari su un minimo di 40 dollari di carrello. Allora, queste praticamente è un kit enorme di timbri, come vedete, e penso di aver perso il codice prodotto perché ho aperto naturalmente tutti questi stampi e di qualcuno ce l'ho ancora, eccolo qui perché questo era singolo, gli altri invece erano dei kit, quindi erano tutte raggruppate in un gigantesco kit. Questo vedete è un altro con tutti dei piccoli fiori e dei tag e sono curiosa di andarli ad utilizzare, quindi metterò una musica di sottofondo e aprirò e proverò questi prodotti e poi lo utilizzerò probabilmente anche questo, scusatemi, eccolo qui, questo che praticamente è uno di quei tappetini che si utilizzano per realizzare. Scusate, ho proprio la luce che piomba qui, è uno di quei tappetini in cui si fissano i timbri e si va poi a timbrare la carta che si va a porre da quest'altro lato e sempre allo stesso punto, quindi diciamo che questo è utilissimo per quando si vanno a fare dei biglietti d'auguri, delle bomboniere oppure non lo so, segnaposto, tutto ciò che si può fare con lo scrapbooking che dovete fare in serie, segnalibri per bomboniere, non lo so, quindi questo è super 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 utile. Niente, quindi accenderò, metterò la musica e creerò un pochino con voi. Naturalmente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al mio canale, cliccate sulla campanella per ricevere tutte quante le notifiche. Io adesso mi divertirò un pochino, probabilmente vedrete il video velocizzato. Ringrazio sempre tutte quante per l'affetto e per i like e per il vostro supporto e vi lascio a questo nuovo tutorial creativo che non so come chiameremo, Creative Scrapbooking. Boh, non lo so, va bene. Ciao! Allora, finalmente potrò andare ad utilizzare questo piccolo album con delle cards per acquerello, preso tantissimo tempo fa su Amazon e i miei amatissimi watercolor con i colori pastello. Vado ad aprire il primo kit con queste fustelle fantastiche, uso il mio tampone, quello che utilizzo sempre, e semplicemente vado ad estrarre il primo timbro dal kit che mi ha fornito la Globleland. Sono semplicemente, come vedete, li provo perché è la prima volta che li utilizzo e lo sto facendo con voi in questo video e quindi faccio il timbro di questi due tag. Non ho altri colori di inchiostro, quindi andrò poi successivamente a colorare con i colori che preferisco, che nel mio caso sono gli acquerelli come sempre. Vado adesso a prendere uno dei fiori che sono in questo set e
come vedete ho composto direttamente il timbro esterno, il tag più il fiorellino, perché naturalmente c'è l'opzione di fare solo il tag oppure di andare poi per successione e sovrapposizione a mettere gli altri timbri. Infatti adesso vado a fare il timbro esclusivo del fiorellino. In base alla forma dei tag ci sono sia timbri piccoli che timbri grandi. Mi dispiace se continuamente mi sposto dalla camera, ma non è semplice stare, come dire, concentrati, né stare centrati nella camera e nel girare il video, però come vedete ogni tanto lo sposto. Allora, vedete, in questo caso vi mostro i vari tag e i vari fiorellini, quindi c'è il tag grande e il tag piccolo e ci sono fiori piccoli e fiori grandi. Vi mostro poi quest'altro set e vado ad estrarre dall'interno di essi una scritta, perché naturalmente è divertente fare tag, chiudi pacchi, chiudi regali anche con delle scritte. In questo caso la scritta è My Friends. Ci sono poi successivamente, vedrete che andrò ad apporre delle scritte love, quindi il divertimento secondo me dello scrapbooking, anche avendo pochi prodotti a disposizione e pochi colori, in questo caso questo set è veramente fantastico perché con un unico set vi arrivano 6 mi sembra di questi set pieni di immagini tutte quante molto belle. Adesso vado a prendere anche questo attrezzino che serve per fare proprio i timbri in serie e vi mostro in breve l'utilizzo che se ne può fare, così che se doveste fare in serie delle cards da regalare sotto Natale non avrete problemi. Questa con il vaso floreale e con la scritta sotto dedicata agli amici è veramente deliziosa. Come vedete io appongo prima, al contrario ovviamente, i timbri che voglio utilizzare sulla cards, poi vabbè, prendo qualche farfallina, fiorellino, tutto quello insomma che ho voglia di inserire e dopodiché vado a tamponare e quindi si vanno a fissare sull'altro lato. Poi tampono con il tampone e si imprime quindi il colore. Dopodiché vado semplicemente a pigiare e questo elemento al libro mi andrà a fare il timbro che desidero. Ho esagerato un po' con la farfallina. Adesso come vedete cambio solo la parte superiore, ok, di questo timbro, quindi nel primo caso erano tulipani, nel secondo ho messo invece degli altri fiorellini, quindi tampono nuovamente tutto e vado semplicemente a ritimbrare. Quindi come vedete questo attrezzo unico ci permette di cambiare la parte superiore e di fare in serie tutti quanti i soggetti che vogliamo. Naturalmente poi come vedete nel video continuo a osservare scritte e quant'altro perché mentre realizzo il video contemporaneamente penso, ma ci sono veramente dei timbri e dei tag deliziosi. Adesso continuo a sbirciare tra tutti questi timbri delle scritte, come vedete. Vado ad aggiungere in questo caso love, forse avrei fatto meglio a non farlo. Dall'altro lato, sempre utilizzando le basi in acrilico, vado a fare tutti i decori che desidero. Vedrete che quindi sfrutterò i miei poi colori per disegnare. In questo caso, colorare, scusate, vado a mettere anche delle farfalline e cuoricini, poi il divertimento finale sarà per me naturalmente, oltre a quello di andare a abbinare timbri, farfalline e di decorare, ma sarà sicuramente quello di andare a colorare, perché secondo me anche gli acquerelli danno delle sfumature di colore ed un effetto alle cartoline, ai pacchi regalo, a tutto ciò che si crea con la carta, veramente particolare. E quindi niente, proseguo così, cuoricini, scritte, farfalline e quant'altro. Poi vedete che il timbro qui non ho tamponato bene l'inchiostro, quindi vado con un marker marrone a definire un po' la parte centrale che era veramente venuta a maluccio. Quindi io ho il tampone uguale al marker così da poter andare a fare poi qualche dettaglio successivamente. Adesso viene la parte divertente naturalmente, che è quella dei colori ad acquerello, quindi vado semplicemente a tagliare i tag
e a definire meglio le mie cartoline. Questi sono i codici prodotto. Vado a prendere un pennellino, nel mio caso piccino, e i miei colori ad acquerello pastellosi che adoro per fare queste cose. Vado come sempre a diluire, a prendere, a prelevare con il pennello bagnato un po' dei colori che desidero utilizzare e poi, come vedete, in modo semplice e veloce vado a colorare e a definire. Il verde ho fatto un disastro perché questo verde è troppo pastelloso veramente, quindi faccio delle opzioni che però non mi soddisfano. Alla fine prendo il verde da un'altra palette di acquerelli, un verde un po' più deciso, e procedo nella colorazione. Come vedete, parto prima con le corolle dei fiori, così pian pianino, dopodiché sciacquo il pennello e proseguo nel dare dei tocchi di colore alle foglie e agli steli col verde. Vado poi sulla farfallina e dopodiché al centro dei fiori do un tocco di colore, ma non mi applico più di tanto perché devono essere, ecco, dei tag, dei piccoli, insomma, chiudipacco. Vado a definire anche il contorno, vedete, con il colore giallo, poi vedrete che una volta tagliati saranno deliziosi e un po' vintage. Quindi non devono essere delle opere d'arte, ma devono farci rilassare e divertire, devono essere un piccolo cadeau vicino ai pacchi oppure dei piccoli segnalibri che restano alle nostre amiche. Adesso naturalmente per questa lavanda vado ad utilizzare un altro colore, preso sempre dalla stessa palette, poi utilizzo il giallo, il solito verde e vado a definire fiori, foglie, rametti e tutto quanto, perché comunque il divertimento è anche lì. Come al solito la scritta love continua a non piacermi, però ormai l'ho realizzato. Per quest'altro colore di lavanda utilizzo un colore più scuro che vira più proprio al viola che al grigine, perché volevo fare ovviamente due card leggermente diverse e non identiche anche nei colori, e poi faccio le stesse cose dappertutto, quindi coloro, vado il contorno, faccio lo stelo, nulla di più, nulla di meno, semplicemente vado a colorare. Ed ecco qui un'altra carta finita. Adesso faccio un altro disastro di colore perché non ho sciacquato il pennello, scusate. Vado nuovamente con il giallo e coloro il mio ultimo tag. Io ho utilizzato tutti i timbri di quello grande, non il piccino, quindi sappiate che potete farli anche più piccoli. Quindi procedo così e finisco anche il mio ultimo tag andando un po' di colori a contrasto, ma sempre nelle sfumature del giallo e dell'arancio, e questa volta un bel rosso per il nostro cuoricino. Prendo poi il marker e vado a fare un tratteggio tutto intorno al mio tag, proprio come se fosse una trapuntatura. Quindi abbiamo finito le nostre card e adesso andiamo a prendere quello più divertente, che sono i nostri fiorellini. Quindi procedo con un colore di marroncino chiaro e vado grossolanamente, vedete, a dipingere il nostro vaso. E procedo poi pian pianino e decido i colori dei tulipani. Come sapete i colori sono super coloratissimi, quindi vado proprio di fantasia: giallo, fucsia, verde, no, verde ci dipingo le foglie, scusate. E quindi vado così a caso, proprio per divertirmi. In questo caso il verde, come vedete, è un verde molto chiaro, quello della palette quasi turchese, quindi vado a mescolarlo con l'altro colore di verde per creare una sorta di sfumatura. E questo, vedete, è l'effetto che si ottiene. E mi scuso se non sono proprio centrata con l'immagine, ma per riprendere un po' tutto quello che stavo facendo ho dovuto allontanare la camera. Passo adesso col secondo, dove ci sono questi fiori tipo margheritine così, e quindi vado per i fiori tutto quanto dello stesso colore di giallo, ma naturalmente in natura ci sono tanti fiori di diversi colori di quella forma, quindi potrete farli voi di colore diverso. Il divertimento proprio scusate, utilizzare i timbri e di colore ad acquerello, ma anche qualsiasi altro tipo di colore, che potete colorare in base alla vostra fantasia. Avrei potuto mettere i timbri in maniera successiva per far aderire la parte superiore direttamente sul vaso, ma mi piaceva farlo staccato. Adesso vado con l'acquerello a creare
questa sorta di fondo dove c'è la scritta, perché mi piace moltissimo sfumato. Naturalmente l'acquerello va veramente diluito tanto per non coprire la scritta e vedrete poi che il risultato finale sarà veramente delizioso e carino. Se poi vi va di andare, come dire, a spruzzare un po' di colore qua e là come sto facendo io, perché mi piace tantissimo realizzare questi schizzi sulle cartoline, mi dà un po' di effetto, non lo so, anticato. Potete decidere di farlo bagnando il pennello e andando poi a gettare degli schizzi, schermando ovviamente la parte di acquerello che volete che resti integra. Quindi nel mio caso vedete la parte centrale la copro e gli estremi invece vado giù gettando un po' di colore. In questo caso, scusate, urto la camera, in questo caso ne utilizzo due. Quindi vedete che gli effetti che potete realizzare sono tantissimi, semplici, ma soprattutto alla portata di tutti. Cioè, questo che ho fatto io in questo video può farlo qualunque di voi, basta che abbia i timbri, l'inchiostro e dei colori. Naturalmente un po' di carta, ma se si vuole fare lo scrapbooking è il minimo. Allora, ed eccoci arrivate alla fine del video. La cartolina, le due cartoline, i due bigliettini d'auguri, non so poi come li andrò ad utilizzare, sicuramente li metterò da parte. Come vedete, mettendogli poi un fondo a contrasto con un'altra carta, si creano dei veri e propri quadretti e bigliettini d'auguri. Io non l'ho ancora incollati perché l'acquerello, i colori ancora si devono asciugare per benino, ma questo è l'effetto finale di uno e questo leggermente più tenue. Poi naturalmente l'effetto finale dipenderà sempre da voi e dalla vostra fantasia. E adesso vi mostro anche i piccoli tag. Non ho ancora forato la parte qui. Anche questi potrete utilizzarli come chiudipacco e anche come segnalibro, mettendo dei nastrini, dei fiorellini. Insomma, secondo me creare queste cose è un passatempo divertente ed è molto rilassante, e direi che i timbri, questi della Globland, sono veramente molto belli. E poi vedete, si possono combinare, ci sono questi set stupendi, secondo me. Mi divertirò tantissimo prima di Natale a crearne di ogni tipo, anche perché questo video è stato fatto veramente di getto, perché era doveroso per la Globeland farlo, e quindi non ho programmato niente, ma sono andata semplicemente ad istinto. E guardate il risultato com'è carino, nonostante veramente l'abbia fatto proprio così, senza neanche impegnarmi troppo, non studiando i colori, ma andando semplicemente di fantasia. E niente, vi lascio quindi con questa immagine, vi ricordo il codice sconto della Globleland, vi lascio quindi a questa immagine carina e colorata, sperando di avervi fatto un pochino compagnia. E niente ragazze, come sempre auguro a tutte buona creatività e ci vediamo al prossimo video. Ciao!